Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale di Iperuranio. Oggi continuiamo il nostro viaggio alla scoperta dello Young Dryas Impact Hypothesis, andando ad analizzare più nello specifico e nel dettaglio i cosiddetti impact markers, ovvero quelle evidenze presenti sul terreno che hanno permesso al Comet Research Group di formulare la loro ipotesi nel 2007. Per chi non ricordasse o non sapesse di cosa stiamo parlando, vi invitiamo a recuperare i primi due video della playlist Mitografia, intitolati I miti del diluvio e Young Dryas un'introduzione, dove affrontiamo la questione in maniera più semplice. Permetto comunque di fare un piccolo riassunto. Per Young Dryas Impact Hypothesis si intende la possibilità che il nostro pianeta sia stato vittima di un bombardamento cosmico ad opera dei frammenti di una cometa 10.850 anni fa. Questo impatto, per meglio dire questi impatti, avrebbero contribuito all'estinzione della megafauna pleistocenica, alla scomparsa della cultura Clovis e avrebbero innescato un cambiamento climatico denominato per l'appunto Young Dryas, caratterizzato da un ritorno alle temperature glaciali e durato 1200 anni, da 12.850 anni fa a 11.600 anni fa. Abbiamo deciso di incentrare questo primo video sulla Black Mass e gli incendi globali, due argomenti estremamente collegati. Le black matte sono dei paleosuoli costituiti da uno strato di materiale organico di colore variabile dal grigio scuro al nero, che si ritiene si sia depositato in condizioni di umidità o di bagnato. La maggior parte della black matte dell'età dello Young Dryas è di colore grigio scuro o nero a causa del carbonio organico relativamente elevato rispetto agli strati superiori e inferiori. Molte di queste black matte però, una volta analizzate da diversi gruppi di ricerca indipendenti, hanno mostrato di contenere alte concentrazioni di carbone e fuliggine, prodotti dalla combustione di biomassa a seguito dell'impatto. Qui siamo a Mare Springs, in Arizona, dove un po' è iniziato tutta la ricerca del Comet Research Group. Questa sottile striscia nera, che prende il nome di Black Matte, viene anche definita come Young Dryas Boundary perché segna proprio l'inizio dell'evento climatico, che porta lo stesso nome per l'appunto. Al di sotto troviamo quasi sempre resti della megafauna pleistocenica e della cultura Clovis che invece spariscono subito dopo il depositarsi di questa striscia. Qui siamo in un'altra zona del Nord America dove si può vedere la Black Matte e vi segnalo per puro interesse che la Black Matte è stata trovata anche in Siria, è stata trovata anche in Messico e anche sulle Ande, oltre che in Europa. Bene, partiamo dal paper che ha dato inizio a tutto, quindi quello pubblicato nel 2007 sulle pagine di PNAS del Comet Research Group, che abbiamo già visto nel video dedicato allo Young Dryas, però qui ci concentreremo solo e solamente sulla parte riguardante la Black Matte. Sentiamo cosa ci dicono. A Murray Springs, Heinz ha segnalato per la prima volta la presenza di carbonio simile al vetro o vetroso nella Black Matte. Inoltre ha analizzato chimicamente la Black Matte, concludendo che molto probabilmente derivava dalla decomposizione di legno carbonizzato e/o da una prolungata fioritura algale, che potrebbero derivare da processi legati a eventi, ad esempio cambiamenti climatici e combustione di biomassa, quindi eventi tipicamente terrestri. Alcuni strati di black matte non presentano alcuna componente algale, ma solo carbone. I picchi diffusi di carbone all'interno in prossimità della Young Dryas Boundary e la loro associazione con fuliggine e idrocarburi policiclici aromatici in siti specifici forniscono una forte evidenza di incendi estesi. Proponiamo che il carbonio simile al vetro, le sferule di carbonio e i nanodiamanti siano stati prodotti nello Young Dryas Boundary dalle alte temperature derivanti dall'impatto e dalla combustione di biomassa associata. Il Comet Research Group quindi, già nella sua prima pubblicazione, sosteneva che a seguito dell'impatto erano scaturiti una serie di enormi incendi su scala continentale. Proseguiamo con un altro paper, questa volta da Heinz, 2008, quindi un anno dopo. Heinz è il ricercatore citato nello studio precedente, e sentiamo cosa dice a proposito della Black Matte. Dei 97 siti geoarcheologici di questo studio che corrono la transizione Pleistocene-Olocene, ultima deglaciazione, circa 2/3 presentano uno strato nero ricco di sostanze organiche o black matte, sotto forma di paleosuoli mollicci, acquolini, diatomiti o tappetini algali, con età radiocarboniche che suggeriscono che si tratta di manifestazioni stratigrafiche dell'episodio di raffreddamento dello Young Dryas, dal 10.900 a.C. al 9.800 a.C., anni radiocarbonici. Mi permetto di fare una piccola precisazione a proposito della datazione a radiocarbonio che ci servirà poi man mano che vedremo i diversi studi all'interno di questa serie. Spesso vedrete riportata una data
seguita dalla dicitura Ka, che vuol dire migliaia di anni fa. Perciò 12,9, che è la data che ritroveremo sempre, sta a significare 12.900 anni fa. Bene, 12.900 anni fa effettivamente sta al 10.900 a.C. perché rispetto alla data reale, definiamola così, e quella riportata in Ka, quindi chiloanni sarebbero, c'è una differenza di 2000 anni. Proseguiamo. Questo strato o tappeto copre il paesaggio o la superficie dell'età Clovis, su cui sono registrati gli ultimi resti della megafauna del Pleistocene terminale. Dal punto di vista stratigrafico e cronologico, l'estinzione sembra essere stata catastrofica, troppo improvvisa ed estesa perché la predazione umana o i cambiamenti climatici possono essere stati la causa principale. L'improvvisa fine del Rancho Labrian, con questo termine si intende la fase finale della megafauna pleistocenica, avvenuta nel 10.900 a.C. più o meno 50 anni, sembra aver coinciso con l'improvviso cambiamento climatico del riscaldamento dall'Allerod al raffreddamento dello Younger Dryas. Le recenti prove di un impatto extraterrestre, anche se non ancora convincenti, necessitano di ulteriori verifiche, perché al 10.900 a.C. si è verificata una perturbazione importante che deve essere spiegata. Quindi Heinz in questo studio ci dice due cose estremamente interessanti. Allora, questa black mat è collegata innanzitutto a una perturbazione importante che necessita di una spiegazione. Se vi ricordate, nel video dedicato allo Younger Dryas abbiamo proprio visto come molti ricercatori definiscano lo Younger Dryas un evento misterioso senza una spiegazione ancora certa. La seconda cosa che ci dice invece riguarda l'estinzione della megafauna pleistocenica, che avremo modo di approfondire anche questo in video dedicati. Heinz infatti la definisce catastrofica e troppo improvvisa ed estesa perché la predazione umana e i cambiamenti climatici possono essere stati la causa principale. Quindi dice che non si può ricercare la causa di questa estinzione solo e solamente nella predazione umana, che è la teoria che oggi prevale in ambito accademico, o i cambiamenti climatici, ma deve esserci un'altra spiegazione, un qualcosa che ha contribuito e come vedremo molto probabilmente, anzi quasi sicuramente proprio l'impatto di 12.850 anni fa, o per meglio dire gli impatti, hanno contribuito all'estinzione della megafauna pleistocenica. Questa è una foto, scusate, questa è una mappa riportata all'interno del paper, abbiamo appena letto, che mostra i vari siti che sono stati studiati che contengono black mat. Molto interessante notare come praticamente la zona orientale degli Stati Uniti sia priva di questa black mat e la spiegazione va ricercata secondo il ricercatore indipendente Antonio Zamora, perché in realtà non si ha la certezza, proprio nel fatto che uno di questi impatti potrebbe aver colpito la zona dei Grandi Laghi nordamericani. Ok, proseguiamo. Questa è un'altra ricerca presentata all'American Geophysical Union nel 2008. Sentiamo cosa ci dicono a proposito degli incendi. Continuano a crescere le prove a sostegno di un grande impatto extraterrestre, che è stato il principale fattore scatenante dell'estinzione megafaunistica del tardo Pleistocene in Nord America all'inizio dello Younger Dryas, 12.900 anni fa. I sedimenti alla base di uno strato scuro ricco di carbonio, lo Younger Dryas Boundary, sono caratterizzati da picchi di microsferule e grani magnetici, iridio, nanodiamanti e altri materiali coerenti con un importante evento ET. Questo strato presenta anche carbone, sferule di carbonio, carbonio simile al vetro e idrocarburi policiclici aromatici, indicativi di una combustione di biomassa a livello continentale, che è coeva alle prove di un forte e improvviso aumento della combustione di biomassa nella calotta glaciale della Groenlandia. La presenza contemporanea e diffusa di fuliggine in quantità elevate è ben accettata come marcatore di incendi selvaggi, estesi e intensi legati all'impatto. Sempre lo stesso articolo, in questo studio riportiamo i risultati dell'analisi di altri 22 campioni provenienti da 6 siti del Nord America e dell'Europa, in California, in Oklahoma, in Texas, in Arizona e in Belgio. Le procedure di dissoluzione e di analisi sono state basate su quelle utilizzate con successo per individuare la fuliggine provenienti da incendi selvaggi causati da impatti al limite KT, quello che ha estinto i dinosauri per intenderci. Lo strato dello Younger Dryas Boundary in 4 di questi siti, 9 campioni totali, contiene quantità significative di fuliggine. I campioni prelevati sopra e sotto lo strato Younger Dryas Boundary in tutti i siti non hanno mostrato fuliggine rilevabile.
La presenza di una quantità significativa di fuligine nello Younger Dryas Boundary in 5 località distinte, distanti fino a 3.500 km l'una dall'altra in tutto il Nord America, in combinazione con altre prove di incendi selvaggi, suggerisce una combustione importante e diffusa e il trasporto eolico di fuliggine in tutto il Nord America 12.900 anni fa. Questi risultati confermano che le dimensioni e l'energia dell'impatto erano sufficienti ad innescare incendi su scala continentale. Bene, questo altro articolo indipendente, uscito sempre un anno dopo rispetto alla prima pubblicazione del Comet Research Group, cominciava già a confermare le prime ipotesi che derivavano da analisi sul campo, ovvero che a seguito dell'impatto, come abbiamo detto prima, erano scaturiti enormi incendi. Tra l'altro loro li collegano proprio alle evidenze che già erano state trovate a seguito dell'impatto KT che avevano innescato la stessa conseguenza. Quindi questi incendi erano stati provocati anche dagli impatti al limite KT, quindi quelli che avevano estinto i dinosauri. Ok, proseguiamo questa volta andando un po' indietro nel tempo, cioè nel 1993. Perché abbiamo scelto questo articolo? Se ricordate, comunque l'avete appena visto, in questo articolo presentato all'American Geophysical Union, i ricercatori dicono che già nei carotaggi della Groenlandia, e quindi fanno riferimento al GISP, iniziato negli anni 90, si era trovata evidenza di combustione di biomassa, quindi come abbiamo detto combustione di vegetazione, foreste e boschi. Bene, questo è proprio uno di quegli articoli a cui fanno riferimento. Sentiamo cosa ci dice. L'ammonio depositato nei ghiacci della Groenlandia è emesso originariamente come NH3 da fonti biogeniche continentali. Le tracce di ammonio, residui nei carotaggi della Groenlandia centrale, sono state attribuite alla combustione di biomassa. I flussi di ammonio e nitrato sembrano essere relativamente inalterati durante la maggior parte del Bolling-Hallerod. Tuttavia un aumento dell'ammonio a 12.859-12.786 anni fa, più o meno 250 anni, potrebbe segnalare la distruzione della biomassa del Bolling-Hallerod in risposta all'inizio di condizioni climatiche più fresche e secche dello Younger Dryas. Quindi quello che viene detto in questo articolo molto semplicemente è che già nel 93, quindi all'interno dei carotaggi della Groenlandia, si era notato questo aumento nella produzione di ammonio e nitrato, quindi due prodotti derivati dalla combustione, prodotti dagli incendi, che identificavano un periodo ben preciso. Lo vediamo qui dal grafico, in questo caso sono due grafici rapportati. Nel primo vediamo i valori di calcio con una polvere continentale che serve per praticamente valutare i cambiamenti nella circolazione atmosferica e vediamo che per l'appunto c'è stato un cambiamento 12.850 anni fa, ovvero l'inizio dello Younger Dryas, che corrisponde, questo si vede all'interno di un altro carotaggio, ad un picco nella produzione di ammonio esattamente 12.850 anni fa. Quindi i due eventi sembrano essere correlati. Torniamo al Comet Research Group. In questo paper si concentrano proprio sulla questione degli incendi, studiando alcune isole al largo della costa della California, precisamente nel Santa Barbara Basin. Sentiamo cosa ci dicono. I dati sedimentari provenienti dalle isole del canale settentrionale e dal Santa Barbara Basin, sito Ocean Drilling Program 893, l'Ocean Drilling Program era un programma di trivellazione di carotaggi oceanici attivo circa dagli anni 80 fino al 2004, il cui scopo per l'appunto era quello di studiare la sedimentazione degli oceani e la storia stessa degli oceani. Indicano intensi incendi regionali e una brusca interruzione dell'ecosistema durante la transizione Hallerod-Younger Dryas, 13.000 e 12.900 anni fa. Questo intervallo di tempo coincide con l'ultima possibile comparsa di Mammut caesalis, che è una tipologia di mammut, e segna l'inizio di un'apparente lacuna di 600-800 anni nella documentazione archeologica, entrambe le indicazioni di un'interruzione dell'ecosistema Santa Rosa. Quello che vanno a sottolineare, in questo caso in questo paper, è che nel periodo di transizione tra l'Hallerod e lo Younger Dryas, tra 13.000 e 12.900 anni fa, si segnano tre eventi, ovvero l'estinzione del Mammut esalis, un picco negli incendi e la scomparsa della cultura umana che abitava queste isole, se ovviamente c'è stata una lacuna nella documentazione archeologica. Stesso articolo
L'inizio dello Younger Dryas è strettamente correlato a un brusco declino dell'abbondanza di polline di Juniperus cupressus, suggerendo che questi alberi erano abbondanti a livello regionale prima, ma non dopo i 13.000-12.900 anni fa. I picchi di polline di Pinus durante l'inizio dello Younger Dryas, dopo una forte riduzione di Juniperus cupressus, suggeriscono che questo albero ha svolto un ruolo di successione nelle foreste di conifere della California meridionale. A questa forte riduzione della vegetazione della foresta montana corrisponde un netto aumento di erbe e piante, soprattutto della famiglia delle astracee, il che suggerisce uno spostamento regionale verso habitat più aperti, dominati da praterie, salvia costiera e comunità di chaparral, che è una topologia vegetale di vegetazione tipica della California, con popolamenti dispersi di quercia, vegetazione che domina nella regione durante lo Younger Dryas e l'Olocene. Quello che ci interessa capire lo vediamo da questo grafico, che mette in relazione una serie di parametri. Allora, innanzitutto qui vediamo la variazione della temperatura e quello che ci interessa, in cui ci concentreremo, sono i 13.000 anni, in cui vediamo iniziare per l'appunto lo Younger Dryas. Poi vediamo qui, questi sono prodotti derivati dagli incendi e vediamo un picco, il secondo picco, esattamente anche qui in corrispondenza dell'inizio dello Younger Dryas, che corrisponde quindi a cosa? A un fire event, quello che viene definito qui nel paper fire event, quindi un incendio. Bene, questo incendio corrisponde anche alla transizione tra due, diciamo, famiglie vegetali, ovvero Juniperus cupressus che domina la vegetazione di queste isole californiane, ad un certo punto diminuisce e viene sostituito da un'altra famiglia. Quelle che abbiamo visto vengono chiamate asteracee. Quindi questo incendio quello che ha fatto è, possiamo dirlo chiaramente, è cambiare un ecosistema, perché se ha cambiato la vegetazione, ma addirittura ha portato molto probabilmente all'estinzione del mammut esalis, quindi questa specie di mammut che viveva in queste isole, possiamo tranquillamente dire che ha cambiato un ecosistema. Il paper si conclude: uno strato nero scuro profondamente sepolto e ricco di carbonio organico ad Arlington Canyon, datato al limite all'era di Younger Dryas, ha prodotto alte concentrazioni di carbone, particelle di carbonio allungate e sferule di carbonio indicative di un'intensa combustione di biomassa su Santa Rosa in questo periodo. Adesso vedremo due paper molto interessanti e molto recenti, perché sono dati 2018, scritta da una delle maggiori esperte, probabilmente la più esperta, proprio in campo di incendi prodotti da impatti cosmici, perché Wendy Wolbach è la ricercatrice che negli anni '80 collegò, anche in questo caso, la combustione della biomassa agli impatti del limite KT. Ha fatto un paper per l'appunto nel 2018 in cui fa la stessa identica cosa con gli impatti dello Younger Dryas. Tra l'altro, un altro dei ricercatori presenti all'interno di questo paper è lo stesso che per primo, e l'abbiamo visto prima, identificò i valori anomali di nitrato e ammonio all'interno dei carotaggi della Groenlandia. Prima dell'inizio della deposizione di platino legata all'impatto, la linea di tendenza dei valori di NH4 diminuisce, mentre dopo l'inizio della deposizione di platino i valori di NH4 aumentano bruscamente e continuano ad aumentare per circa un anno al secolo. Questa insolita impennata sembra indicare un aumento a lungo termine degli incendi selvatici, che contengono due dei picchi più alti di NH4 dell'intera documentazione, ma un tale aumento di un secolo nella combustione di biomassa non è supportato dai dati. Ok, nel grafico qui riportato cerchiamo di comprendere le parole che ci dice il gruppo. Allora, innanzitutto identificano un picco anomalo nella deposizione di platino all'interno dei carotaggi della Groenlandia. Allora, questa è una cosa che avremo modo di vedere più avanti in questa serie, però vi anticipo che in pratica all'interno dei carotaggi della Groenlandia è stata identificata questa deposizione anomala di platino che corrisponde all'inizio dello Younger Dryas 12.850 anni fa. Il platino è vero che può essere prodotto dall'attività vulcanica, ma in questo caso per la concentrazione in cui è stato trovato, l'unica spiegazione può essere quella di un impatto cosmico avvenuto 12.850 anni fa, quindi la data che viene proposta dal Comet Research Group. Bene, il gruppo di Wendy Wolbach ha correlato a questo picco anomalo di platino anche la deposizione dei carotaggi di ammonio. Okay, quindi un prodotto della combustione di biomassa che anche qui ha un picco esattamente in corrispondenza dello Younger Dryas. Tra l'altro, se notate, viene detto che un tale aumento di un secolo nella combustione di biomassa non è supportato dai dati, perché
se vedete c'è un aumento esponenziale nella combustione di biomassa, però deve essere ancora indagato, quindi non si hanno date a supporto di questa parte qui, non di questa qui. Questa qui, come abbiamo visto, invece di dati ce ne sono e ce ne sono più o meno dagli anni 90. Proseguiamo. Pertanto, quattro distinte linee di evidenza nella carotta GISP2 dimostrano che una serie di cambiamenti altamente anomali si è verificata all'interno di una sezione di ghiaccio relativamente sottile nell'arco di soli 15 anni, tra 12.836 e 12.821 anni fa. Questo dimostra che l'anomalia di platino, che segna l'invento di impatto Younger-Dryas Boundary, è sincrona con un picco nelle concentrazioni di ammonio, che segna un importante episodio di combustione di biomassa. Un brusco aumento delle concentrazioni di polvere, ventosità legata allo Younger-Dryas che riflette uno spostamento nella circolazione atmosferica e un calo dei valori di delta 18 ossigeno, che è un isotopo, inizio del raffreddamento climatico dello Younger-Dryas. Ciò supporta una forte interrelazione tra tutti questi processi. Questa invece è la seconda parte, praticamente dello stesso paper, che si concentra nella ricerca, in questo caso nei sedimenti marini e lacustri, sempre ad opera di Wendy Wolbach. Ci dice: le analisi quantitative dei campioni di carbone di legna e fuliggine provenienti da 152 laghi, carotaggi marini e sezioni terrestri rivelano un picco importante nella combustione di biomassa all'inizio dello Younger Dryas, che sembra essere il più alto durante il tardo quaternario. Le concentrazioni di fuliggine dello stato relativo all'impatto del Cretaceo terziario, sempre quello dei dinosauri, sono state precedentemente utilizzate per stimare la quantità globale di biomassa bruciata, e misurazioni simili suggeriscono che gli incendi all'esordio dello Younger Dryas hanno rapidamente consumato 10 milioni di chilometri quadrati della superficie terrestre, o il 9% della biomassa terrestre, molto di più che per l'impatto KVG. Quindi ci cominciamo a fare un'idea di quello che è bruciato e del perché all'interno di tantissimi miti sparsi per il mondo si parla anche di questi enormi incendi, poi avremo modo di vederli alla fine della presentazione, in concomitanza proprio del diluvio. Ci pensate, l'impatto, il probabile impatto che ha innescato lo Younger Dryas ha provocato la combustione di 10 milioni di chilometri quadrati, ovvero il 9% della biomassa terrestre, qualcosa di sconvolgente. Ok, in questo grafico vediamo altri due carotaggi presi dall'Antartide e dalla Russia, che fondamentalmente ci fanno vedere un po' la stessa identica cosa che abbiamo visto all'interno dei carotaggi del GISP, che infatti vengono riportati qui, quindi quelli in Groenlandia, ovvero all'inizio dello Younger Dryas e della deposizione di platino identificati nei carotaggi del GISP, abbiamo un aumento dei prodotti derivati dalla combustione di biomassa. Ok, andiamo verso la conclusione. Dai rilevamenti della calotta glaciale e delle calotte di ghiaccio in Groenlandia, Antartide e Russia, le prove riportate in questo studio supportano la co-occorrenza di 1. L'evento di impatto Younger Dryas Boundary, rappresentato da elevate concentrazioni di platine e da molti altri proxy correlati all'impatto. 2. L'episodio di raffreddamento dello Younger Dryas, rappresentato da una diminuzione della temperatura riflesso da cambiamenti delta 18 ossigeno e da elevate concentrazioni di polvere continentali, che riflettono un aumento della polverosità atmosferica e cambiamenti nella circolazione atmosferica. 3. Un importante episodio di combustione di biomasse rappresentati da picchi anomali coevi di ammonio, nitrato, acetato o salato e formiato. Per l'appunto, prima vi accennavo di alcuni miti che parlano proprio di questi incendi, adesso ne vedremo solamente due, ma vi assicuro che sono tantissimi e non sarebbe bastato un episodio per riportarli tutti. Qui siamo in Germania. Durante tutta l'estate il sole si era nascosto dietro le nuvole, come se non volesse guardare la terra. La terra ha cominciato a tremare, come se stesse morendo. Le montagne si aprirono e vomitarono fuoco e fiamme. Alcune sprofondarono nel seno della terra e in altri luoghi i monti sorsero dalla pianura. Non è solo nella terra di Finda che la terra ha vomitato fuoco, ma anche a Twixaland, Germania. Intere foreste sono state bruciate una dopo l'altra, e quando il vento soffiava da quel quadrante, la nostra terra era coperta di cenere. Molti paesi furono sommersi e in altri luoghi la terra si innalzò sopra il mare e il bosco fu distrutto in metà dello Twixaland. Questo è un altro mito, questa volta siamo in Nord America, proprio per far vedere come questo evento sia stato mondiale, sia stato globale. Questa a raccontarcela sono i nativi americani che abitavano nella zona dei Grandi Laghi nordamericani e che avremo modo di vedere. Questa è una zona molto interessante perché potrebbe essere stata proprio una di quelle interessata dall'impatto
in quota, quindi un'esplosione aerea, di 12.850 anni fa. Quella stella con la lunga e ampia coda distruggerà il mondo un giorno o l'altro, quando scenderà di nuovo. Questa è la cometa chiamata stella ascensionale della lunga coda celeste. È venuta una volta migliaia di anni fa, proprio come un sole, irradiava un calore bruciante dalla coda. La cometa ha bruciato tutto al suolo. Non era rimasto nulla, gli indiani erano qui prima che ciò accadesse, vivevano sulla terra, ma le cose andavano male. Molte persone avevano abbandonato il loro cammino spirituale, le cose della natura erano sbagliate sulla terra. Tutti questi grandi animali stavano facendo a pezzi gli alberi, litigando tra loro. Queste creature si mangiavano persino l'un l'altro, avrebbero distrutto le foreste, così nessuno sarebbe sopravvissuto. Questo mito è molto interessante non solo per la zona in cui ci viene raccontato, ma per i contenuti che esso riporta. Infatti ci parla chiaramente di una cometa che è passata e che ripasserà, quindi sottolinea una certa ciclicità in questo evento. Ci parla di incendi, di enormi incendi che abbiamo visto per l'appunto essere scaturiti da questo impatto. E ci dice anche che durante il periodo del diluvio la Terra era abitata da animali di enormi dimensioni che non sono nient'altro che per l'appunto la fauna pleistocenica, ovvero i mammuti, i mastodonti, i tigri denti a sciabola, che sono andati estinti 13.000 anni fa. Inoltre, in molti cicli pittorici medievali possiamo vedere come le comete venissero collegate ad incendi distruttori di città e villaggi, un po' a voler sottolineare la loro natura nefasta. Bene, concludo qui questo primo video, spero sia stato di vostro gradimento. Un saluto e alla prossima.